Benvenuti al TG Acea, l'appuntamento settimanale che vi tiene informati sulle attività e i progetti del gruppo. Il 6 aprile il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha firmato il decreto per stabilire le regole di erogazione dei fondi per il rafforzamento delle smart grid, le reti elettriche intelligenti, principali strumenti per la creazione di comunità energetiche. La misura introdotta dal MITE disciplina le modalità d'accesso ai contributi a fondo perduto per i concessionari della rete elettrica di trasmissione e distribuzione. L'incentivo da 500 milioni di euro è finalizzato a incrementare l'hosting capacity della rete per ospitare ulteriore generazione da fonti rinnovabili e aumentare la potenza a disposizione delle utenze per favorire l'elettrificazione dei consumi. Destinate al Mezzogiorno il 40% delle risorse. Obiettivo finale dell'investimento è l'elettrificazione dei consumi energetici per 1,5 milioni di cittadini entro il 30 giugno 2026. Consapevolezza, scienza, ma anche creatività sono questi i temi che oltre 600 ragazze e ragazzi degli istituti superiori del Lazio affrontano nell'ambito della 29esima edizione di Volley Scuola Trofeo Acea, partecipando a una serie di video lezioni. A dare il via un seminario il 22 marzo per la Giornata Mondiale dell'Acqua, seguito dal laboratorio La ricerca e l'innovazione per l'acqua e l'ambiente, tenuto dal responsabile dell'unità laboratorio di Acea Elabori Maurizio Segatori e dal responsabile dell'unità ricerca Alessandro Frugis, che insieme ai tecnici chimici hanno introdotto gli studenti alle tecniche usate dai ricercatori per studiare e proteggere l'acqua che beviamo. Poi, insieme alla dottoressa Monica Sansoni, garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, i ragazzi si sono confrontati sul tema del bullismo e sulle fragilità dell'adolescenza. Tutti gli argomenti affrontati diventeranno dei veri e propri spunti di ricerca per i concorsi paralleli di Volley Scuola Trofeo Acea. Abbiamo raccolto il contributo del presidente della FIPAV Lazio, Andrea Burlandi. Siamo con il presidente Burlandi della FIPAV, una partnership importante con Acea, ce ne vuole parlare? Una partnership storica, 28 anni di grande amicizia e per un'idea che è quella del volley scuola che ci porta all'interno del mondo delle scuole superiori e che è riuscita a rimanere impressa in questo mondo anche durante i 2 anni di lockdown, cambiando la propria pelle mantenendo lo stesso spirito di sempre. Oggi Volley Scuola sono tanti seminari di educazione civica, di argomenti sull'uso consapevole del web, la lotta alla dispersione dell'acqua, tantissimi argomenti con una grandissima partecipazione. Finalmente dopo 2 anni si torna anche a giocare sui campi, i campi di beach volley per il Beach Volley Scuola Trofeo Acea, con oltre 600 squadre già iscritte. Quale sarà il futuro di questa partnership? Ci auguriamo che sia un futuro ancora lungo. L'anno prossimo questo torneo celebrerà i 30 anni, che sono un orizzonte temporale che dimostra la bontà dell'idea e anche la forza e l'impegno con cui è stata portata avanti in tutti questi anni. L'Acea Rugby Perugia continua la sua avventura nel campionato di Serie A. In occasione dell'ultima partita i rugbisti hanno indossato per i saluti di rito delle maglie speciali a sostegno dell'Associazione Malattie Rare Baschirotto. Acea è orgogliosa di supportare gli atleti della squadra per sostenerli durante il percorso universitario e segnare così una meta a favore del futuro del territorio, all'insegna dei valori del rugby, senso di responsabilità, rispetto dell'avversario e gioco di squadra. Sugli spalti del campo sportivo di Viale del Percorso Verde a sostenere i biancorossi erano presenti i vertici di Umbra Acque, sponsor di Rugby Perugia con Acea. Sentiamo il commento di Tiziana Buonfiglio, AD di Umbra Acque, e di Alessio Fioroni, presidente onorario Acea Rugby Perugia. Dottoressa Tiziana Buonfiglio, amministratrice delegata di Umbra Acque, ci può spiegare le motivazioni che hanno portato il gruppo Acea a sponsorizzare la squadra del Rugby Perugia? È nello stile di Acea, oltre che rendere servizi efficienti sul territorio, anche quello di essere presenti con una prossimità che dà l'idea dell'importanza che hanno gli stakeholder. In particolare per quanto riguarda il rugby,
casualmente, ma forse no, è ispirato alla stessa filosofia in cui oggi l'organizzazione del lavoro di Acea si riconosce. Il tipico correre avanti guardandosi indietro che hanno i giocatori sul campo rende bene l'idea di quel mix generazionale che rappresenta il successo di tutte le aziende. Alessio Fioroni, presidente onorario dell'Acea Rugby Perugia, quanto è importante per voi il supporto di una società come Acea? È di estrema importanza perché Acea ha sposato sin da subito la nostra filosofia di sport, che è quella di disputare un campionato nazionale di Serie A con una squadra composta prevalentemente, se non esclusivamente, da studenti universitari ai quali noi permettiamo il completamento dei cicli di studio, e questo è possibile grazie e soprattutto al contributo dei nostri sostenitori, di cui Acea rappresenta il principale. Per questa edizione è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con il TG Acea.